Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un uomo che aveva una figlia di nome Clever Elsie. Quando crebbe, il padre disse: «Dobbiamo trovare un marito per lei». «Sì», rispose la madre, «se solo qualcuno volesse sposarla». Alla fine, un uomo di nome Hans venne da lontano per corteggiarla, ma disse che Clever Elsie doveva essere veramente saggia. «Oh», disse il padre, «è abbastanza intelligente», e la madre aggiunse: «Può vedere il vento che arriva lungo la strada e sentire le mosche tossire». «Beh», disse Hans, «se non è davvero saggia non la sposerò». Un giorno, dopo aver cenato, la madre disse: «Elsie, vai in cantina e porta su della birra». Clever Elsie prese il boccale dal muro, scese in cantina e bussò il coperchio del boccale per passare il tempo. Una volta lì, si mise una sedia davanti al barile e così non doveva piegarsi e farsi male alla schiena. Posò il boccale e aprì il rubinetto per far scorrere la birra. Mentre la birra colava, guardò intorno e notò un piccone appeso sopra di lei, che i muratori avevano accidentalmente lasciato lì. Clever Elsie cominciò a piangere e disse: «Se sposo Hans e abbiamo un bambino, quando crescerà e lo manderemo a prendere birra qui, quel piccone potrebbe cadere sulla sua testa e ucciderlo». Poi pianse forte per la cattiva sorte che l'aspettava. Nel frattempo, le persone al piano di sopra aspettavano il suo ritorno, ma Clever Elsie impiegò molto tempo. Alla fine, la madre disse al servitore: «Scendi in cantina e vedi dove è Elsie». La serva scese e trovò Elsie seduta davanti al barile, che piangeva forte. «Elsie, perché piangi?» chiese la serva. «Oh», rispose, «ho buone ragioni per piangere. Se sposo Hans e abbiamo un bambino, quando crescerà e sarà abbastanza grande per prendere birra qui, quel piccone potrebbe cadere sulla sua testa e ucciderlo». La serva disse: «Che Clever Elsie che abbiamo!» e si sedette accanto a lei, piangendo anch'essa. Dopo un po', quando la serva non tornò, le persone al piano di sopra divennero assetate di birra. L'uomo disse al ragazzo: «Scendi in cantina e vedi dove sono Elsie e la serva». Il ragazzo scese e trovò Clever Elsie e la serva entrambe a piangere insieme. Chiese: «Perché piangete?» «Oh», disse Elsie, «ho buone ragioni per piangere. Se sposo Hans e abbiamo un bambino, quando sarà abbastanza grande per prendere birra qui, quel piccone potrebbe cadere sulla sua testa e ucciderlo». Il ragazzo disse: «Che Clever Elsie che abbiamo!» e si sedette con loro, iniziando anch'egli a piangere forte. Al piano di sopra aspettarono il ragazzo. Quando non tornò, l'uomo disse alla donna: «Scendi in cantina e vedi dove è Elsie». La donna scese e trovò tutti e tre a piangere insieme. Chiese cosa era successo e Elsie le spiegò che se avesse avuto un bambino, il piccone poteva cadere e ucciderlo quando sarebbe stato abbastanza grande da prendere birra. La madre disse: «Che Clever Elsie che abbiamo!» e si sedette a piangere con loro. L'uomo al piano di sopra aspettò un po', ma quando sua moglie non tornò e lui divenne assetato, disse: «Devo scendere in cantina e vedere dove è Elsie». Quando arrivò, vide tutti e quattro a piangere insieme. Quando sentì cosa li turbava, realizzò che se Elsie avesse avuto un bambino, questo poteva essere ucciso dal piccone se fosse andato a prendere birra al momento sbagliato. Esclamò: «Oh, che Clever Elsie!» e si sedette a piangere con loro. Hans rimase solo al piano di sopra a lungo. Quando nessuno tornò, pensò: «Devono starmi aspettando di sotto. Dovrei andare a vedere cosa stanno facendo».
Quando scese, trovò tutti e 5 a piangere e lamentarsi. Che cosa terribile è successo? Chiese. Oh, caro Hans, disse Elsie, se ci sposiamo e abbiamo un bambino, e quando cresce potrebbe essere mandato a prendere birra qui, quel piccone potrebbe cadere e fargli del male. Non abbiamo motivo di piangere. Beh, rispose Hans, non ho bisogno di più intelligenza di questa per una moglie. Poiché sei una clever Elsie, ti sposerò. Poi le prese la mano e la portò al piano di sopra per sposarla. Dopo un po' Hans disse: «Mia cara, vado a lavorare e guadagnare dei soldi per noi. Per favore, vai nel campo e taglia un po' di grano, così possiamo avere del pane». «Sì, caro Hans, lo farò», rispose lei. Dopo che Hans partì, cucinò un buon brodo e lo portò con sé nel campo. Quando arrivò, pensò: «Cosa dovrei fare prima? Dovrei tagliare il grano o mangiare?» «Mangio prima», decise. Così finì il brodo e, quando si sentì sazia, pensò di nuovo: «Cosa dovrei fare adesso? Dovrei tagliare il grano o fare un pisolino? Faccio un pisolino prima», decise, e si sdraiò nel grano e si addormentò. Hans era tornato a casa da un po', ma Elsie non tornava. Pensò: «Che clever Elsie che ho! È così laboriosa che non torna nemmeno a casa per mangiare». Col passare del tempo e avvicinandosi la sera, Hans uscì a vedere cosa avesse tagliato, ma non trovò nulla e vide che stava dormendo nel grano. Si affrettò a tornare a casa, prese una rete da uccellatore con delle campanelle e la appese attorno a lei mentre continuava a dormire. Poi corse a casa, chiuse la porta e si sedette a lavorare. Alla fine, quando si fece buio, Clever Elsie si svegliò. Mentre si alzava, sentì il tintinnio delle campanelle intorno a lei e si sentì confusa sul fatto di essere davvero Clever Elsie o meno. Si chiese: «Sono io o non sono io?» Ma non sapeva come rispondere a quella domanda e rimase lì incerta. Alla fine pensò: «Andrò a casa e chiederò se sono io. Loro lo sapranno sicuramente». Corse verso la porta di casa, ma era chiusa. Così bussò alla finestra e chiamò: «Hans, è dentro Elsie?» «Sì», rispose Hans, «è qui». Questo la spaventò e disse: «Oh no!» «Allora non sono io», e andò a un'altra porta. Ma quando la gente sentì il tintinnio delle campanelle, non le aprì la porta e non riuscì a entrare da nessuna parte. Così scappò dal villaggio e nessuno l'ha più vista da allora. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.